Buongiorno ragazzi, bisogna impararla questa benedetta grammatica oppure no? E se sì, come? Lo vediamo oggi in questo video. E quindi benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Oggi videuzzo semplice semplice, lo buttiamo lì così come se nulla fosse in questa giornata di novembre, e però questo è il video secondo me forse il più importante di quelli che ho fatto fino adesso. A parte quello introduttivo sul metodo, questo è probabilmente uno dei più importanti, perché quando si parla di grammatica associata al tema dell'italiano imparato in modo naturale, o in generale dell'apprendimento delle lingue con l'approccio naturale, si pensa sempre che la grammatica sia contraria al metodo naturale, e invece niente di più sbagliato. E adesso vi spiego perché. Innanzitutto bisogna sfatare un falso mito, perché molti credono che l'approccio grammaticale traduttivo sia quello standard che si è sempre utilizzato nelle scuole, quindi quello ufficiale, e per contro l'approccio naturale sia una sorta di cosa nuova, no? Che si sono inventati adesso gli youtuber, no? I moderni, si cerca qualche cosa che vada un po' controcorrente, quindi ecco che salta fuori il metodo naturale contrapposto al metodo grammaticale traduttivo. In realtà ragazzi non è così, ve lo dico io che ho studiato queste cose per anni anche all'università. Voi dovete sapere che l'approccio grammaticale traduttivo in realtà si è sviluppato soprattutto in Europa nel 1800 grazie, adesso la sto semplificando perché qui non è una lezione di filologia, sono video che faccio per chi impara l'italiano, però semplificando è un metodo che si è sviluppato intorno al 1800 nelle accademie, soprattutto in Germania, grazie all'influsso della grande scuola filologica tedesca dell'epoca. E però prima di allora le lingue si erano studiate per secoli in realtà con il metodo naturale, e quindi il metodo naturale non è nient'altro che un ritorno, una riscoperta di quello che si è sempre fatto per secoli, prima che negli ambienti accademici si prendesse poi una certa piega che poi è andata a influenzare tutto l'insegnamento delle lingue, anche nei licei, nelle scuole, eccetera, no? Ma il problema è un altro. La grammatica, studiare la grammatica, non è di per sé contrario all'apprendimento naturale, che o faccio una cosa o faccio l'altra. Bisogna solo capire quando e come studiare la grammatica e ovviamente anche perché, cioè capire qual è l'utilità, se c'è un'utilità, e quando e come farlo. Ed è proprio quello che vi spiego oggi in questo video. E come vi ho promesso in un altro video, quello in cui vi avevo mostrato questo, Heinrich Schliemann, brevissimamente per chi non ha visto quel video, ma comunque andate a vederlo perché è super interessante. Heinrich Schliemann era questo archeologo tedesco del 1800, un personaggio geniale. Si era fatto da solo, un ragazzino che suo papà gli aveva regalato l'Iliade quando aveva 8 anni, e si era messo in testa che da grande avrebbe scoperto la città di Troia. Ed effettivamente, tenendo l'Iliade sotto braccio, è quello che fece. Ma non soffermiamoci tanto su questo, era solo per fare un'introduzione per chi non ha guardato il video in cui già ne avevo parlato, e vi leggo il piccolo brano che ci interessa. Per 2 anni mi occupai esclusivamente della letteratura greca antica. In questo periodo feci una lettura cursoria in italiano vuol dire veloce, di quasi tutti i classici, ma lessi più volte l'Iliade e l'Odissea. Della grammatica greca imparai soltanto le declinazioni e i verbi regolari e irregolari, ma non persi neppure un minuto del mio prezioso tempo nello studio delle regole grammaticali. Infatti, vedendo che dei ragazzi che per 8 anni e spesso anche di più sono afflitti e tormentati nei ginnasi con le noiose regole grammaticali, nessuno più tardi è capace di scrivere una lettera in greco senza metterci centinaia di errori grossolani.
Dovetti bene ammettere che il metodo seguito nelle scuole era assolutamente sbagliato. A mio giudizio, si può acquistare una conoscenza approfondita della grammatica greca soltanto con la pratica, cioè con la lettura attenta di prosa classica, imparando a memoria alcuni campioni. Secondo questo metodo, quanto mai semplice, io imparai il greco antico come una lingua viva. Lo scrivo anche in maniera affatto corrente e mi esprimo in esso su qualsiasi argomento, senza mai dimenticare la lingua. Ho una familiarità perfetta con tutte le regole della grammatica, pur non sapendo se si trovano o no registrate nelle grammatiche. E se accade che qualcuno vuole scoprire errori nei miei scritti greci, io posso dimostrargli ogni volta che la mia espressione è giusta, recitandogli i passi dei classici in cui compaiono le locuzioni da me usate. Ora, Schliemann non era un linguista, diciamolo, era un archeologo, era un personaggio, ma come ho detto anche nell'altro video, è proprio per questo che a volte rimaniamo affascinati da questi personaggi che sono dei geni, diciamolo, e quindi sono persone che quando fanno qualcosa che ci interessa, stiamo attenti a come lo fanno loro, no? Ora ragazzi, se vi dicessi che io non ho studiato la grammatica a fondo, vi prenderei in giro, nel senso che chi di voi mi segue lo sa, sono laureato con il massimo dei voti in lettere classiche, ho fatto una tesi in greco antico, in filologia, e ho passato anni a studiare la grammatica, e non solo la grammatica, no? La grammatica storica, la glottologia, tutte queste cose qui, no? E le conosco perfettamente e sarei falso anche se vi dicessi che non mi hanno aiutato poi nell'apprendimento delle lingue. Forse non mi avranno aiutato, no, con le ragazze, anche se io all'epoca ci provavo a declamare i versi dell'Odissea pensando di far colpo sulle ragazze, però no ragazzi, non provateci, non funziona, credetemi. Stavo dicendo che la grammatica la conosco ovviamente alla perfezione, o meglio, non diciamo cose che dopo, dopo la conosco, ecco, perché possiamo sempre tutti fare errori, eccetera. La grammatica, fra l'altro la grammatica è quella cosa che non va imparata a memoria, va tenuta sempre in parte come libro di consultazione, ma dopo ne parliamo. Però quello che vi stavo dicendo è che mi ha aiutato sicuramente nell'imparare le lingue, ma proprio perché l'ho studiata a fondo per tanti anni, la grammatica del latino, del greco, dell'italiano, di tante lingue, vi posso dire con certezza che imparare la grammatica non è il metodo giusto per imparare a parlare le lingue. Quella sensazione che riferiva Schliemann è la stessa che ebbi io a suo tempo quando facevo il liceo, quindi 2 secoli dopo, no? Ben poco è cambiato. Eh, Tantissima grammatica, tantissima traduzione, però traducevamo la versione, cioè 10 righe di greco o di latino e col dizionario sottolinea il verbo, trova il complemento oggetto, questo è il soggetto, cerchia le congiunzioni. Questo è un metodo secondo me ridicolo. Poi adesso non è questa la sede per parlarne perché ha i suoi pro e i suoi contro, ci sono i detrattori, ci sono quelli che invece vedono dei vantaggi in questo metodo. Adesso non voglio instaurare qui una polemica perché non è il luogo, non è lo scopo. Però quel metodo lì di sicuro non ti porta a parlare una lingua. Il greco e il latino sono lingue morte, quindi il problema si pone relativamente, ma per le lingue vive, per l'italiano che state imparando voi o qualsiasi altra lingua viva che volete imparare, la questione è se io mi metto lì e imparo la grammatica bene, 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 mi aiuta a imparare la lingua? No. E allora cosa faccio? Butto via la grammatica e mi dedico solo a imparare la lingua in modo totalmente naturale? Neanche questo. Cos'è che faceva Schliemann? In pratica, quello che faceva Schliemann e che consiglio di fare anch'io è apprendere un po' di grammatica di base, le cose principali. Perché questo? Perché imparare un po' di grammatica accelera moltissimo l'apprendimento all'inizio, cioè vi aiuta molto a unire i puntini. Cosa vuol dire unire i puntini? Questo è un concetto che mi sta molto a cuore. Quando voi
apprendete la lingua con il metodo naturale, iniziate ad ascoltare tante cose e le ascoltate una volta, due, 5, 100, 1000 e tante cose diverse, voi siete come un foglio bianco, no? Non conoscete la lingua e ogni volta che ascoltate qualcosa sono come tanti puntini sparsi che vengono messi su questo foglio. Quando le informazioni iniziano a diventare tante, questi puntini diventano talmente tanti sul vostro foglio che si inizia a intravedere la forma. È un po' come noi nei disegni dei bambini, dove ci sono tutti i puntini e loro devono giocare a unire i puntini per scoprire la forma che c'è dietro, che si crea unendo i puntini con la matita. Questa metafora si applica molto bene allo studio, all'apprendimento. Vedete, anch'io a volte mi confondo, non dobbiamo mai dire lo studio della lingua, dobbiamo dire l'acquisizione, l'apprendimento della lingua, perché la lingua si acquisisce, la lingua non si studia, a meno che siamo degli studiosi, e allora va bene studiarla, se siamo dei linguisti, ok, studiamo la lingua, ma se il nostro scopo è parlare la lingua, impararla come un madrelingua, si acquisisce la lingua. Il bambino a 3 anni non studia la lingua, la acquisisce, ok? E come fa anche il bambino, è un foglio bianco, inizia a ricevere tante informazioni da tutte le parti, si creano tutti questi puntini e a un certo punto lui inizia a unire i puntini, cioè le cose iniziano ad avere un senso e allora ecco che si forma la coniugazione del verbo essere. Io sono, tu sei, lui è, noi siamo, voi siete, essi sono. Questa è la coniugazione dell'indicativo presente del verbo essere. Io posso impararla in modo naturale, cioè sentirò 100 volte dire io sono e non sono capace di dire tu sei o egli è, perché magari non l'ho mai sentito. Poi una volta sento egli è, una volta sento dire loro sono, dopo che tante volte, tantissime volte, e si ritorna al problema dell'esposizione, no? Serve un'esposizione massiva. Dopo tante volte che io ho sentito il verbo in tutte le sue forme, ecco che io nella mia mente ho unito i puntini e ho creato la coniugazione del verbo essere, cioè lo so dire tutto, lo so dire in tutti i modi. Capite bene che ci vuole tanto tempo, perché io vi ho fatto l'esempio del verbo essere, ma poi ci sono tutti gli altri verbi, tutti gli altri tempi, i modi, eccetera, no? E allora cosa posso fare? Io posso accelerare questo processo studiandomi la grammatica, cioè mi metto lì, sento il verbo essere io sono, mi fermo un attimo e dico ok, io sono vuol dire questo. Perché non mi studio tutta la coniugazione? E allora mi studio a memoria proprio io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono. Ok? Io ho fatto uno sforzo di studio in questo caso, ok? Non è un'acquisizione naturale, è uno studio, ma in questo caso ci sta, perché io non mi sto intestardendo sulla grammatica a voler studiare le regoline più stupide. Io sto in questo momento semplicemente accelerando un processo, cioè mi sto studiando le cose di base. E Schliemann quando dice non ho perso tempo a studiare le 1000 regole, mi sono studiato solo le coniugazioni dei verbi principali, regolari e irregolari, tutte queste cose qui, no? Questo va bene, questo va fatto. Quello che non dovete fare è studiare la grammatica come fanno i secchioni, no? Questa parola italiana, noi diciamo i secchioni a scuola, almeno ai miei tempi si diceva secchioni, oggi non so i ragazzi d'oggi come dicono, perché poi il gergo dei giovani cambia continuamente, però ai miei tempi si chiamava secchione uno che studiava tanto, 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 studiava a memoria tutto il libro, però non applicava l'intelligenza, che è la cosa da applicare quando tu studi, no? Non bisogna studiare a memoria tanto tutto, basta studiare poco ma con l'intelligenza e allora poi ottieni i risultati. E quindi non bisogna mettersi lì a studiare tutte le regoline e questo è un verbo pronominale riflessivo. Sì, vabbè, sai tanto tempo, vuoi approfondire la lingua, ci tieni, ti piace, no? Ok, ci sta. Non dico che non dovete sapere cos'è un verbo pronominale o cos'è un verbo riflessivo. Se siete appassionati di lingua, di linguistica, o se volete anche comunque imparare l'italiano ma approfondirlo un po' meglio, ci sta che sappiate anche queste cose. Ma se lo scopo, ripeto,
è imparare la lingua in modo fluente, te fermi un bambino di 5 anni italiano che parla italiano benissimo, meglio di uno straniero che lo sta studiando da 2 anni, e gli chiedi cos'è un verbo pronominale, cos'è un verbo riflessivo, ti guarda e ti dice ma che cosa stai dicendo? No, non lo sa. Poi dopo lo sa, quando va a scuola va perché glielo insegnano e allora approfondisce la lingua, no? Ma qui attenzione, e qui viene un'altra cosa molto importante. Io consiglio sempre di iniziare a studiare la grammatica quando già si ha un minimo di esposizione già acquisita della lingua, cioè non dal giorno zero, ma prima iniziate ad acquisirla un pochettino. E non dico di aspettare un anno, è anche un mese o due, già, cioè, iniziate ad acquisire qualcosina e dopo potete iniziare a introdurre la grammatica. Questo perché ve lo dico? Perché la grammatica viene dopo la lingua, cioè la grammatica spiega la lingua, è un tentativo scientifico di spiegare delle cose che già esistono, che è la lingua, no? Ed è per questo che la grammatica poi ha le regole, ma anche le eccezioni, perché la lingua non è una scienza esatta, la lingua si evolve parlando, quindi non si riesce a far quadrare tutto dentro la scienza precisa della grammatica. E allora ecco che quando una cosa non quadra, quella è un'eccezione, quello è un verbo irregolare, ma ovviamente sono tutte cose artificiose create dopo, no? Il fatto che i bambini, quando vanno a scuola, imparano la grammatica di una lingua che già sanno, non è una cosa da poco, è fondamentale, perché vuol dire che la grammatica serve a spiegare in modo più preciso una cosa che istintivamente già sai. E attenzione, non è uguale studiare una cosa che tu istintivamente ancora non conosci, come fa lo straniero che vuole imparare l'italiano tramite la grammatica, e imparare la grammatica di una cosa che tu istintivamente già sai, cioè il bambino che va a scuola a 5-6 anni e iniziano a insegnargli la grammatica, però lui quando studia la coniugazione del verbo essere, lui in realtà la coniugazione del verbo essere la sa già, ok? Già la usa istintivamente, quella cosa lì lui istintivamente già la conosce e allora sì che la grammatica per lui ha un senso, perché serve a razionalizzare, spiegargli meglio qualcosa che istintivamente lui già conosce. Ed è il motivo per cui, ad esempio, vi ho detto, quando incontrate un verbo, come faccio io, sapete, chi mi segue sa che sto imparando lo spagnolo, quando ad esempio sento 2 o 3, 4 volte un verbo, mi fermo un attimo, prendo la grammatica, che può essere la grammatica, ma non dobbiamo più pensare al librone, come una volta, può essere benissimo ChatGPT a cui io chiedo dimmi la coniugazione del verbo essere in spagnolo, no? E mi fermo e me la studio. Attenzione, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io non mi sono messo prima a studiare la coniugazione del verbo essere senza averla mai sentita. Prima l'ho sentita, istintivamente cioè, ho sentito una voce o due di quel verbo, istintivamente ho capito di cosa si tratta, mi mancano solo dei tasselli, mi mancano dei puntini e io voglio unirli più velocemente perché potrei farlo anche ascoltando 1000 ore in più di spagnolo fino a che li ho sentiti tutti un sacco di volte e quindi poi metto insieme le cose e la conosco, ma invece posso accelerare di molto questo processo studiandomela, mettendomi lì 10 minuti e me la studio, no? Però facendo così parto da una cosa reale, da un uso reale della lingua e unisco i puntini. Questo io lo trovo utilissimo. Fra l'altro, attenzione, tornando al discorso non imparare tanta grammatica come i secchioni, attenzione, non sto dicendo che un analfabeta, uno che non ha mai studiato niente, può scrivere in italiano come Alessandro Manzoni e parlare perfettamente. Se volete raggiungere un certo livello, chiaramente bisogna studiare la grammatica. Quello che sto dicendo è che non puoi imparare una lingua a partire dalla grammatica, cioè studiando tutte le regole grammaticali possibili e immaginabili. Non è questo il metodo. Iniziate ad ascoltare tanto e il prima possibile, e il prima possibile intendo non dopo 6 mesi, ma già dopo poche settimane,
iniziate a parlare, ok? All'inizio sarà molto difficile. La famosa frase che sento sempre dire, capisco tutto ma non parlo, e io dico sempre, è normale, è normalissimo, perché un conto è sentire una parola e capirla, un conto è tirarla fuori tu dalla tua mente quella parola lì, no? Devi sentirla e ripeterla tante volte prima di avercela, tac, pronta quando ti serve. E qui ragazzi ci viene incontro la grammatica, perché se io ad esempio sento uno che usa il verbo essere in un certo modo, capisco cosa sto dicendo, però a me non verrebbe, perché non sono abituato, non sono ancora allenato abbastanza, o magari non l'ho mai sentita quella coniugazione. Qui io mi metto con la grammatica e mi imparo tutta la coniugazione, perché sto parlando, mi manca il verbo, io vorrei dire oggi noi andati, noi è andati, no, noi sono andati, noi siamo andati, ok? Non lo so perché non ce l'ho, non mi viene naturale perché non l'ho sentito abbastanza volte. Allora io mi studio. Noi siamo andati, loro sono andati. Parto dall'inizio, io sono andato, tu sei andato, lui è andato. Oppure al femminile, no? Io sono andata, tu sei andata, lei è andata. Mi studio tutte le varie combinazioni. Proprio è uno studio della grammatica questo, no? Della grammatica di base. Queste non sono regoline stupide secondarie, questa è la base della grammatica. Quindi è corretto, è giusto studiare queste cose, no? Non è vero che con il metodo naturale non bisogna studiare per niente la grammatica, bisogna studiarla in questo modo per accelerare l'apprendimento. Quindi la prossima volta che io parlerò mi mancherà, non mi mancherà più perché me lo sarò studiato. Quindi facendo così, unite i puntini, cioè iniziate a mettere una sorta di frame, una sorta di intelaiatura, no? Che costituisce lo scheletro della vostra conoscenza linguistica. Come vi ho detto anche prima, però, partite sempre da un caso reale, cioè non studiate mai la grammatica in modo sistematico. La grammatica non è un libro da studiare da pagina 1 a pagina 200. La grammatica è un libro di consultazione, un libro da tenere sempre accanto, da tirar fuori quando ti serve, quando ti manca la coniugazione, la prendi, studi quella coniugazione lì e la volta dopo te la ricorderai, no? Ti sembra di perdere 10 minuti, in realtà no, ne guadagni molto di più perché acceleri il tuo apprendimento. La cosa più importante che dovete fare è usare la lingua. Iniziate il prima possibile a usarla, usarla davvero, cioè con le persone, scriverla, no? Adesso qui siete sul mio canale, scrivete un commento, non abbiate paura di sbagliare, di magari, non so, vi vergognate perché non scrivete ancora perfettamente, no, buttatevi, no? In italiano buttarsi vuol dire buttarsi nelle cose, vuol dire non aver paura, fate le cose, perché vedete ragazzi, l'acquisizione della lingua è un processo bellissimo. Voi guardate i bambini come fanno, non hanno paura, non cercano la perfezione. I bambini che ci sono tanto divertenti e sono tanto bellini, no, quando cercano di dire le prime parole e tante volte scherziamo, ridiamo, no, perché dicono anche delle castronerie a volte, no, dicono delle parole mezze inventate, dicono delle cose divertenti, no, ci provano. Ma i bambini hanno questa urgenza di comunicare, no, il loro scopo di imparare la lingua non ci pensano neanche, loro non sanno neanche che stanno imparando la lingua, gli viene tutto molto istintivo. Loro hanno un'urgenza di comunicare e comunicano, non appena ci riescono la usano la parola, anche se poi è sbagliata, anche se fa ridere perché mischiano delle cose, no? Voi dovete fare lo stesso, non dovete aver paura e non dovete cercare la perfezione. Conosco tante persone che non parlano fino a che non si sentono sicure, fino a che non si sentono perfette. E lo capisco, ragazzi, lo capisco perché anch'io di carattere sono così. Io sono un perfezionista, a me dà fastidio parlare con gli errori, cerco sempre di essere perfetto, so che è sbagliato, ma è un po' il mio carattere, il mio istinto, quindi non sto dicendo
che sia facile, che non dovete farlo, e lo capisco benissimo. Cerco anch'io continuamente di andare contro il mio istinto, lanciandomi di più a parlare. Quindi ragazzi, fate come i bambini, che a loro non gliene frega niente di sbagliare, no? E infatti non succede niente, quando sbagliano ci si fa una bella risata, anzi anche divertente. E voi fate lo stesso, vabbè, noi siamo adulti, però venite in Italia, dite una frase e la dite magari in modo un po' buffo perché non è perfetta, ma pensate davvero che qualcuno vi punti il dito e dica, ah, quello lì, guardate come parla male l'italiano? No, anzi, risultate anzi, prima di tutto, è piacevole per un italiano vedere una persona che si sta impegnando a parlare l'italiano, e quindi sicuramente venite presi subito in simpatia se ci provate. E poi niente, poi cosa volete che succeda se uno non parla bene? Si sa che se uno è straniero non è che può parlare perfettamente la lingua, si apprezza lo sforzo e nessuno assolutamente vi dirà niente. E se c'è quell'uno su 100 che vi dirà qualcosa, vabbè, sapete che nella vita il cretino che di turno c'è sempre, no? Quindi lasciatelo perdere e basta, ecco. Un ultimo concetto che a me sta molto a cuore, ci tengo molto a questa cosa, io vi ho detto che serve una quantità massiva di esposizione, questo ve lo dico sempre in tutti i miei video, e vi consiglio sempre quindi di ascoltare tanto, di ascoltare da diverse fonti. C'è una cosa però, che è una cosa che anche voi sapete, chi mi segue sa che io di lavoro sono anche un informatico, e c'è un principio che noi abbiamo che si chiama, quando si parla di input e di output, no? Quindi di fare entrare dei dati che vengono elaborati, poi escono dei dati, c'è un principio che si chiama garbage in, garbage out. Vuol dire semplicemente che se tu butti dentro nel sistema spazzatura, se butti dentro cose sbagliate, non possono uscire cose giuste. Cosa vuol dire questo riportato al discorso dell'apprendimento linguistico? Vuol dire che dovete stare super attenti fin dall'inizio alle vostre fonti, cioè assicuratevi di imparare l'italiano a partire da fonti il più possibile corrette e affidabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando andate a cercare i video che guardate, i libri che leggete, le persone con cui parlate, assicuratevi veramente che siano fonti utilizzabili come modello per una persona che apprende la lingua. E seguendo il metodo che vi ho spiegato, sia della morfologia che della sintassi, voi andate a studiarvi man mano che le incontrate nell'uso reale della lingua tutte le cose principali. Cioè, ripeto, incontrate una cosa, vi fermate un attimo e espandete quella cosa andando a studiare il capitolo della grammatica che ne parla in modo compiuto. Quindi unite molto più velocemente tutti i puntini che riguardano quell'argomento lì. E per finire ragazzi, vi lascio qui il link al video che ho menzionato, quello in cui vi parlavo di Heinrich Schliemann, di questo libro molto bello. Se non l'avete visto ragazzi andate a vederlo perché dico delle cose veramente interessanti. Che poi ragazzi a volte chi mi segue vedrà che magari qualche volta mi ripeto, sembra che io spesso vada a ripetere le stesse cose. In realtà, prima di tutto le ripeto volontariamente perché, come dicevano gli antichi latini, repetita iuvant, cioè ripetere i concetti fondamentali più e più volte vi aiuta a metterveli nella zucca. Ogni volta poi in realtà che ripeto le stesse cose aggiungo dei concetti, quindi ogni volta espando e un po' alla volta, se andate a seguire tutti i video che faccio, anche lì unite i puntini. Quindi cercate di guardarli il più possibile tutti i video, anche quelli vecchi, perché a volte vi sembra di vedere gli stessi concetti ripetuti, ma non è una semplice ripetizione, è una ripetizione strategica con l'aggiunta ogni volta di qualche cosa in più, di qualche cosa di diverso. E voi alla fine, grazie al vostro amico Manuel, mi saprete dire fra un anno se il vostro italiano sarà migliorato, e se non sarà migliorato vorrà dire che basta, faccio schifo, quindi mi ritirerò da YouTube. Alla prossima, ciao!